Ragazzi, oggi praticamente in live è iniziato lo smontaggio di questo nuovo progetto. Trasformeremo questo Scaler 1 a 10 in un mezzo dei vigili del fuoco da mettere nella cava, per cui qualche piccola modifica, qualche piccola lucidatura, verniciatura e qualche ricambio da fare. Finalmente la carrozzeria sarà stampata in 3D. Finalmente dopo che ho trovato il mezzo che volevo, l'Unimog Mercedes, con un difetto: purtroppo non ha nel posteriore la, diciamo, chiamiamola cabina dei vigili del fuoco, ma bensì un pianale con delle sponde regolabili. Vedo come trasformarlo, mi studio qualcosina perché lo vorrei chiuso a cassone. Piano piano vediamo un pochettino la situazione. Tutti i pezzi smontati e pronti a carteggiare, verniciare e sostituire. Sostituiremo le sospensioni perché le ha da 110, non so se le metterò da 70 o da 90 per renderlo più basso. Altra cosa che cambiamo è questa, guardate, eliminando tutti questi copertoni e li mettiamo più piccolini e più, diciamo, adeguati al mezzo che dobbiamo fare. Questi secondo me sono troppo e si stornano molto. Questo qua è più bello. La rottura che dobbiamo svitare 24 vitine per togliere la protezione e poi riattaccare, ma piano piano si fa. L'altra modifica che devo fare è cambiare del tutto motore e regolatore. Metterò apposta un motore regolatore per Scaler, così da avere più CPS più lento, avere un movimento più lento, perché comunque in cava ci servirà molto più lento a noi. Avete visto prima in mano avevo questa batteria Lippo, che è naturalmente la nuova, perché la sua vecchia è un po' gonfia e ho paura. Si può usare, ma bisogna stare molto attenti. Adesso testerò la batteria sul caricabatterie e poi vediamo un pochettino la situazione. Mi sto a rompere le palle con carteggia, Levi, Gaffa e Disfa, per cui andrò avanti, ma nelle live seguitemi vedete un po' come sta andando avanti il procedimento, quello più lungo, e aspettiamo di avere i soldi per acquistare il materiale per stampare, poi procediamo e vi farò vedere come e che cosa devo stampare. Per cui, a tra poco. A voi è passata la clip, ora è arrivato il materiale dopo un mesetto circa. Siamo pronti a stampare proprio la cabina, così abbiamo già le misure per il telaio. Per cui siamo pronti e partiamo. Eccoci qua ragazzi, dopo quasi 60 ore di stampa, così lente perché l'ho voluto più preciso possibile, troppa velocità me l'avrebbe rovinato e magari alcuni dettagli non li avrei visti. Ho fatto l'esterno, cioè il pezzo più grande della carrozzeria. Scusate che fa freddissimo. Ho fatto quello perché mi serviva per sapere se la misura e lo chassis andassero perfettamente, combaciassero perfettamente. Ho visto che combacio, naturalmente devo fare modifiche, penso alla batteria perché dove adesso non ci sta, però non importa, andiamo avanti. Ho continuato a stampare qualcosina, avete un serbatoio, i supporti per il cruscotto e penso questi, qualche supportino per le portiere che lasciamo qua, sono troppo fini. Allora, adesso diamo una lancettina a questi pezzi qua. Anche supportivo vabbè, non ci porta, ma sicuramente serbatoio e cruscotto gli diamo una passatina di grigio e poi passeremo il nero per rifinire alcuni dettagli per farlo un po' più in risalto. Naturalmente la stampa sta procedendo, andiamo avanti, sto facendo le porte, qualcos'altro, e nei prossimi pezzi di video vi farò vedere un pochettino come procediamo e come iniziamo a collegare i vari pezzi per poi comporre la nostra carrozzeria e iniziare, aspettando sospensioni, regolatore e altro, a montare tutto e sistemarcelo e crearcelo finalmente. Siamo arrivati a questo punto, avevo trovato, come avevo detto, il pezzo per fare la cassone dei vigili del fuoco. Sto notando che con questo telaio, non devo vedere sopra, forse potrebbe rimanermi un po' di spazio, ma quello non è il problema, si può compensare subito. Devo calcolare più o meno, vedete qua sotto dovrebbe stare circa così, penso, più o meno questa posizione qua, ma forse così ci stiamo, dai. Allora, qua è come si propone davanti, vedete, l'ho solo sistemato con la mascherina, il cofano, le portiere. Sto preparando lo stemmino della Mercedes. Scatole è che non mi arrivano le cerniere, non mi arrivano le sospensioni, non mi arriva niente per terminare il telaio e incominciare già a presentarmi la carrozzeria sopra. Così già presentata sarei già a buon punto, perché dovrei anche fare gli interni con i sedili e se non mi montano e se ho problemi, per cui sono tante cose che devo aspettare prima di andare avanti. Abbiamo anche la parte anteriore da mettere qua sotto, si metterà lì più bassa.
Ragazzi, io stampo e bisogna aspettare, il progetto è veramente lungo sia per i tempi di consegna che per i miei tempi per acquistare il materiale. Eccoci qua ragazzi, qualche altra stampa fatta, ero in live montando il cofano e la mascherina, vedete come viene bene bene, devo ristamparmi il simbolo Mercedes perché purtroppo colorando si è rovinato, non mi piaceva, così verrebbe più o meno con la nostra barra sotto, il nostro paraurti. Gli ho già mandato la lucettina sopra perché almeno lavorandoci ho già, vedete qua lasciamo aperto perché dovrò ancora montare i lampeggianti e vabbè con il cerniere è più facile, ma almeno lasciamo un lavoro pulito, mettiamo tutto il cavo nascosto bene bene, non si vede più niente. Ho già iniziato la parte dietro, sto stampando l'ultimo pezzo di questi, questa sarebbe la parte dove abbiamo le serrandine e tutto il resto. Sto aspettando che mi arrivino questi cavo di ammortizzatori, motore e tutto, così da riassemblare quello e iniziare a mettere e posizionare la carrozzina sopra. Sarà un problema, ma avendo già le misure delle ruote, secondo me dovrei farcela. Io spero di farcela. Ragazzi, procediamo con i lavori. Abbiamo stampato tutte le serrandine, ok? Queste due sono laterali da fine verniciare e vengono messe qui. Ho dovuto allargare un po' le sedi perché erano troppo giuste. Queste due sono davanti, sono quelli basculanti dove poi potrò accedere all'elettronica, batterie e quanto altro. E questa è la posteriore, ma mi mancano i laterali da mettere qui perché si deve restringere, perché se voi notate la posteriore comunque è più piccola e ha dei laterali da stampare ancora e via dicendo. Qui abbiamo stampato il tetto da mettere sopra, che poi sarà uno degli ultimi, che comunque devo accedere in questo modo per poi fissarmi tutto al telaio, e poi qua tutto intorno avrà delle ringhiere da sistemare. Pian piano procediamo. Lì abbiamo la nostra carrozzina con gli specchietti e quanto altro. La situazione è questa, vi ricordate che qui avevo messo un altro di questi? Sbagliatissimo, vanno solo le due paratie, quelle lunghe, perché i fori combaciano perfettamente. Adesso devo fare sì che si stira perché è molto compatto all'interno e si sta chiudendo, perché devo incollare questo come su due vitine per far sì che questo sportello sia basculante. Sto preparando anche le serrandine qui al laterale, vedete, chiodino, se si vede da vicino, chiodino, devo inserire quanto nelle guide e far sì che loro possano scorrere. Metto prima le serrandine, poi mettiamo la parte sopra, perché se notate è un po' imbarcato come l'umidità e quanto altro, così almeno rimane più stirata, e poi dopo che metto quello incolliamo questo qua, sistemiamo questo, vedete come è molto lontano, porca miseria, devo capire come mai così lontano. E poi proviamo a vedere se funziona. Come metto nel soffitto dovrebbe in teoria funzionare tutto. Adesso mo proviamo un po' la situation. E abbiamo già qualcosina di più in vista. Allora, qui abbiamo lo sportellone che si apre e possiamo accedere al vano dentro per l'elettronica. Ho messo per adesso già una barriera qua sopra. Questo un po' difficile, si fa in questo modo, in poche parole. Io devo tirare su così piano piano e con una mano un po' difficile, ragazzi, un attimino, deve farsi un po' perché sono dei chiodini messi per vedete, per passare le guide. Poi tiro giù e la parte più brutta è questa. Cosa faccio io? Apro qua dentro, qui vado e posso così, ragazzi, spingere e chiudere tutto. Questa è la parte davanti, questa è la parte posteriore. Finiamo di stamparci qui gli altri tre ringhiere, chiamiamoli come vogliamo, e poi mentre aspettiamo che arrivino i pezzi nuovi possiamo poi montarlo lì nello chassis. Il problema è questo qua, non so perché, adesso non so se mi rismonterò questo qua come prende forma un pochettino, perché lui fa fatica a salire, sicuramente sono troppo grandi chiodini, è un pochettino male se smontarlo e riprovare a vedere se riusciamo a sistemarlo bene, se no rimane così. Tanto ho l'accesso qua, ragazzi, e l'accesso di là, diciamo che sono a posto. Aggiorniamo il tutto, ragazzi, abbiamo terminato tutte le, chiamiamole, ringhiere, adesso le sistemeremo così vicino le incolleremo questa parte qua, sembra bella. Stiamo già montando lo chassis, ho messo già il paraurti davanti qui, ho già preparato qualche lucettina, vediamo se riusciamo a facciamo qualcosa di sistemarla. Pian piano, vedete, stiamo preparando tutto in attesa delle sospensioni, così possiamo terminare, mettere le ruote con le sospensioni e già provare se tutto va bene, se riusciamo già tutto a inserire lì dentro. Per cui, ragazzi, a me non so quanto passerà, a voi una clipa tra poco. Siamo quasi, devo fare alcune modifiche qua dove c'è lo spazio, creare una cosa che ho già visto devo fare, più o meno sistemato, un po' inclinato, ma ci dovremmo essere. Motore montato con tutto il kit. Adesso dovevo montare, poi da qualche parte c'è il regolatore che monteremo dentro.
Adesso mi preparo due cosine da stampare qua, che andremo a inserire qua per tenere tutto unito e nascondere la parte del motore. Sospensioni arrivate, guardate che bel colore, viola, bellissime. Motore idem nuovo. Adesso piano piano sistemiamo il tutto, con calma sistemiamo tutto. Ebbene sì ragazzi, siamo quasi alla fine. Naturalmente vi lascio così, chiudiamo il video in questo modo, perché poi farò un video solo dove lui andrà in giro col test e tutta l'illuminazione funzionante, LED che abbiamo qua da montare, lampeggianti e via dicendo. Per cui questo video lo terminiamo così e ve lo presento così veloce. L'avete visto in live, ma lui è così figo da montare ancora l'elettronica, sta funzionando. Voglio lasciare così in dubbio per vedere come andrà nella strada, come sarà con i LED lampeggianti e tutto funzionante, perché è giusto. Ciao ragazzi, alla prossima!